Salvinelli, sempre con voi per gustare. Questo programma è presentato da Posateria Salvinelli. Amici, ben ritrovati, la gola, il gusto. Oggi grande puntata, una puntata intanto con una ricetta che io amo alla follia, il baccalà. E poi, ovviamente con gli spinaci, una maionese al baccalà, non vi dico altro, vedrete che vi divertirete. In più avremo un ospite che viene a parlarci di cose molto interessanti che ancora non vi svelo, ovviamente. Prima di tutto io direi di leggere la grafica, scrivere dosi e ingredienti e poi incominciare a cucinare. Vai! Baccalà su maionese e spinaci. Allora, è molto semplice, ma in realtà è molto saporito. 2 tranci di baccalà dissalato, il più alto possibile, ci tengo ad aggiungere. Aglio, prezzemolo, un mazzo di spinaci crudi, 500 ml di olio di semi, un uovo, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Avrete notato che la maionese la preparerò senza limone o aceto. Questo perché? Perché utilizzeremo il latte del baccalà, che è un latte molto proteico, per far sì che la maionese si emulsioni molto meglio, ma soprattutto si insaporisca proprio grazie al baccalà stesso. Prima di tutto io direi di lavorare il baccalà, quindi prenderne un bel trancio in questo modo e poi con un coltello ben affilato andare ad eliminare la pelle, ok? Questo è molto importante, vedete? Perché questo? Perché la pelle la terremo per un'altra preparazione, quindi la metteremo al forno a cuocere e poi la sbricioleremo, mentre invece il baccalà stesso lo utilizzeremo direttamente in cottura, quindi faremo un bel trancio in questo modo, anzi 2 perché no, e andremo a cuocerlo. Ora, parliamo della pelle. La pelle è un prodotto molto grasso, preziosissimo, soprattutto quella del baccalà, che secondo me è un delitto buttare. Sapete che io amo preparare delle ricette a base di pelle di baccalà. Questo perché? Perché se noi prendiamo una teglia, la mettiamo in forno, oggi io la cuocerò, ma in realtà la si può anche tranquillamente essiccare a 100 gradi in forno per lungo tempo, otteniamo un velo di pelle di baccalà che poi friggendolo ci regalerà praticamente una patatina fritta di baccalà, quindi friggendolo grazie proprio al grasso che sta all'interno si gonfierà e diventerà qualcosa di meraviglioso, una guarnizione, un condimento davvero eccezionale. Mettiamo in forno e lasciamo cuocere, lasciamo disidratare per bene. Poi il baccalà lo lasciamo da parte, che va rigorosamente, un po' come le carni, fatto riposare fuori dal frigorifero per qualche ora. È molto importante cuocere sempre le carni, ma anche i pesci a temperatura ambiente, mai freddi da frigorifero. Dopodiché prepariamo gli spinaci. Gli spinaci, come sapete, non voglio assolutamente sentir parlare di spinaci già bolliti, già cotti, surgelati. Gli spinaci si comprano freschi, tra l'altro si trovano tranquillamente nelle buste già igienizzati, quindi già puliti, si comprano freschi e si cuociono per pochissimo tempo in padella rovente. Quindi prendiamo uno spicchio di aglio. Chi lo ama e chi ama l'aglio può tagliarlo a fettine, chi invece non lo ama lo può lasciare intero per poi eliminarlo. Lo puliamo bene
e lo mettiamo a dorare con dell'olio, ok? Dopodiché prenderemo i nostri spinaci, li metteremo direttamente all'interno della padella, li lasceremo cuocere coperti con un coperchio, in questo modo, ok? Quindi possiamo farlo direttamente, prendiamo gli spinaci interi, mi raccomando, mettiamo i nostri spinaci in cottura e copriamo col coperchio, ok? Poi mettiamo del sale, questo è fondamentale perché il sale, essendo idroscopico, mi permette di estrarre bene tutto il liquido di vegetazione degli spinaci, quindi tutta l'acqua che c'è all'interno degli spinaci, e quindi di cuocerli molto più velocemente e soprattutto di disidratarli, quindi di eliminare quella parte di acqua che non sarebbe buona da mangiare, perché se ci pensate, se noi centrifugassimo gli spinaci ottenendone un succo, non tutti avrebbero il coraggio, comunque non sarebbe piacevole bere il succo degli spinaci. Questo perché tendenzialmente non è così buono da mangiare, ma questo è un discorso che vale un po' per tutte le verdure. A parte le carote, se ci pensate, immaginatevi di bere un succo di cipolla o di melanzana o di sedano, non è tanto piacevole perché appunto l'acqua di vegetazione non è così buona da mangiare. Lasciamo appassire letteralmente gli spinaci e, togliendoli dal fuoco, colgo l'occasione per spegnere la fiamma e a questo punto invitare il mio ospite di oggi. Lui è un ragazzo giovane ma ha molta esperienza e da generazioni la sua famiglia lavora l'acciaio in un modo molto particolare che ci faremo spiegare direttamente da lui. Lui è Marco Salvinelli. Ciao Marco, ciao, come stai? Bene, Benvenuto. grazie, tutto bene, Vieni, grazie prego. dell'invito. Spero che questa cucina ti piaccia. Sì, molto bella. Tu ovviamente l'hai adornata, io adesso ho detto che la tua famiglia lavora all'acciaio, tu hai portato tutte le posate e i coltelli. Esatto. Salvinelli è un'azienda di Lumezzane, quindi uno dei poli, diciamo, dell'acciaio probabilmente in Italia, e voi da generazioni producete questo tipo di prodotto. Allora, aprimi un po' il mondo di Salvinelli. Sì, allora la Salvinelli nasce ormai più di 50 anni fa dal nonno e dal fratello del nonno. Nascono come stampisti, quindi produttori di utensili necessari per produrre le posate e i coltelli. Ah, ecco, quindi prima avete fatto gli stampi. Sì, abbiamo fatto la gavetta prima. Sì. Poi da lì siamo cresciuti, hanno iniziato appunto i nonni e poi i genitori a creare le prime linee di posate, che pian piano hanno iniziato a riscuotere successo sul mercato, ampliando poi la gamma appunto dalla posateria alla coltelleria e via via espandendosi fino a creare tutto quello che è il vostro i prodotti catalogo, che servono, diciamo. esatto, in tavola, in cucina. Immaginatevi che negli anni, io adesso sono molto attento alle generazioni, nel senso che quella del tuo nonno era appena dopo la guerra, quindi una generazione ancora di persone che dovevano arrangiarsi, che dovevano costruire, fare. Poi invece quella dei tuoi genitori e anche di tuo zio è stata una generazione in cui c'è stato probabilmente il boom economico, quindi probabilmente loro si sono inseriti espandendosi in un mercato nuovo. Esatto, lì come dire, tanto di cappello al nonno che ha avuto l'idea geniale del prodotto, Beh, certo. E soprattutto grande merito al papà e allo zio che sono stati capaci di raccogliere questa eredità e di farla crescere nel tempo, credendo nell'azienda e investendo nell'azienda. Ecco, tu da quanto sei in azienda? Com'è stata la tua infanzia in mezzo alle posate, immagino, no? Beh, diciamo, io che lavoro in azienda ormai sono più di 15 anni. Bene. Però sono cresciuto respirando, io come i miei cugini, siamo cresciuti respirando l'aria dell'azienda. Certo. Perché comunque è un'azienda ancora tutt'oggi a gestione familiare e quindi, come dire, mentre i genitori lavoravano, noi giocavamo nel cortile dell'azienda. Certo. Quindi si è sempre stati un po' parte della struttura. Oggi chi c'è in azienda? Tu con i tuoi cugini, giusto? Sì, esatto. Io che diciamo, mi occupo del commerciale e poi i miei due cugini Fabio e Cinzia, che Fabio è ingegnere, quindi sì, segue tutto quello che è la parte
di realizzazione del prodotto, di produzione, sviluppo e prototipazione del prodotto stesso. Cinzia invece è designer, quindi è quella che cura la vendita, che veste il prodotto, organizza le fiere e dà l'immagine all'azienda che ormai... Quindi si occupa, diciamo, della parte marketing. Esatto, così. che ormai ecco, ma allora è... spiegami un po', voi avete varie linee di prodotto, avete ovviamente i coltelli, le posate che sono bellissime tra l'altro, spiegami un po' come nasce una posata, cioè qual è l'iter, la vita di una posata? Beh, allora, al contrario di quello che si pensa, realizzare una posata comunque richiede il suo tempo. Sì. Si parte da appunto una materia prima che deve essere certificata e idonea al contatto con gli alimenti, quindi ufficialmente riconosciuta come AISI 304. Viene fornita in coils, quindi in rotoli d'acciaio. Esatto. Quindi voi immaginatevi una lamiera lunghissima, immagino lunghissima, sì. Arrotolata su se stessa. Esatto, viene srotolata, entra in apposite presse e queste presse con degli stampi idonei crea quello che è la forma grossolana, basilare, diciamo, della posata. ecco. Esatto. Fatta questa operazione, poi la posata subisce altri trattamenti. Si va in fase di laminatura, quindi viene schiacciato con delle lamine la parte terminale del prodotto per allargarla e recuperare quindi il materiale. Ma cucchiaio e forchetta hanno due forme diverse oppure è la stessa forma che poi... In origine hanno la stessa forma. Perfetto. Poi durante la laminatura si inizia a decidere se quella forma primaria diventerà appunto cucchiaio o forchetta. Ma dai. Perché la forchetta, come puoi notare, ha la superficie un po' più contenuta, stretta, certo. mentre il cucchiaio è più largo. Fatta l'operazione di laminatura, poi vengono ritranciate, quindi si dà quello che è la forma basilare del cucchiaio, cucchiaino o forchetta, sempre col prodotto piatto, poi vengono stampate e quindi col conio si decide. Quindi stampate significa prendono anche la loro piega. Esatto, gli si dà la piega e gli si dà anche eventualmente una forma, un disegno, un particolare quindi distintivo. magari un manico leggermente più smussato, allargato, certo. Fatto quello, poi le posate passano al reparto lucidatura, dove vengono e lì appunto, diventano così bellissime, brillanti, lucidate, molto brillanti. Poi ovviamente noi abbiamo le dita, qui si cucina, signori, quindi sapete che però come vedete sono ovviamente poi ci sarà anche tutto un lavoro di bordatura, esattamente. Il coltello, il cucchiaio, cioè il coltello sì, ma le forchette, i cucchiai non devono tagliare, quindi... Ultimo passaggio, poi vengono lavate con alcol e acqua per disinfettare il prodotto, quindi renderlo idoneo anche al 100% al contatto con alimentare, imballate e pronte poi per essere spedite in tutto il mondo. Fantastico. Sì. Bene, bene. Invece per quanto riguarda i coltelli, sai che io da cuoco... Le posate sì, mi piace mangiare, però i coltelli sono quello che davvero mi affascina, devo dire. Io sono un amante dei coltelli che abbiano un buon bilanciamento, ma che non siano mai troppo spessi, così che le fibre rimangano intatte. L'acciaio è lo stesso? No, l'acciaio è diverso, si utilizza un materiale più ferroso per realizzare il coltello, però il coltello ha una lavorazione molto più complicata rispetto a quello che è la posata. Prima di tutto non si parte da una lamiera piana, ma fondamentalmente si parte dal tondino. Ah, proprio da un tondo, esatto. Da un tondo, però. Con spessori variabili in base al tipo di coltello da realizzare. Ho capito. Fatto questo, il coltello poi viene lavorato a caldo, quindi viene forgiato, viene lavorato tramite delle forge, e poi per rendere il taglio affilato come piace a te, viene poi temprato. Ah, ecco, quindi si rinforza, diciamo. Viene indurito in modo da far sì che durante l'utilizzo il coltello non perda il suo taglio. Ho capito, infatti io il coltello che sto utilizzando in questo momento per tritare il prezzemolo è un coltello di quelli che piacciono a me, ben bilanciato, sottile, molto affilato, come vedete. C'è qualche accortezza per l'utilizzo dei coltelli, per il mantenimento dei coltelli? Beh, in genere i coltelli, appunto, avendo un ciclo di lavorazione e una materia prima differente rispetto alla posata,
andrebbero comunque tenuti con un pochino più di cura, perché sono effettivamente un pochino più delicati. Ok. Diciamo la regola primaria sarebbe quella che quando si lava un coltello, che sia professionale o un coltello da tavola normale, una volta che viene messo in lavastoviglie deve essere messo non a contatto col resto della posateria. Quindi diciamo non deve avere contatti con altro acciaio. Esatto, esatto. Questo perché nelle lavastoviglie, soprattutto quelle domestiche, si possono creare delle scintille o dei falsi contatti anche con i sali di lavastoviglie. Ho capito. Essendo il materiale del coltello più delicato, nel caso in cui si verificano particolari condizioni, il coltello potrebbe segnarsi e creare delle macchioline, tipo delle bruciature. E questo inficerebbe anche sulla loro prestazione, diciamo? Potrebbe influenzare nelle prestazioni qualora in cui le macchioline, queste piccole bruciature, si venissero a creare sulla lama. Bordo, certo. Chiaro, se succede in punti non... È più resistente. Esatto, però chiaramente essendo utensili da cucina non stanno bene sporchi o segnati, ecco, è meglio che siano belli lucidi. Senti Marco, io direi che adesso sto preparando il baccalà, come vedi, io non so se voi siete esperti di spiedo, io amo lo spiedo bresciano, il baccalà però lo utilizzate, so che lo mangiate anche a Brescia, lo sto cuocendo estraendo nel latte che è molto proteico e poi lo utilizzerò insieme a del prezzemolo per preparare una maionese. Dopo la pubblicità, ma soprattutto dopo il video che Marco ci ha portato, parleremo delle novità di questa azienda, di Salvinelli, perché c'è qualcosa di nuovo in ballo, in arrivo. Non vi diciamo altro. Guardate il video e noi ci vediamo dopo la pubblicità. Vi siete mai chiesti come nascono le posate che ogni giorno accompagnano il cibo alla nostra bocca? Ve lo può ben dire la famiglia Salvinelli, che da 55 anni produce posateria in Lumezzane. Nel 1964 i fratelli Costanzo e Faustino Salvinelli iniziarono nel garage di casa a produrre stampi e posate. L'esperienza dei due fratelli nel decennio successivo fu trasferita ai figli Amelio e Donato, che potenziarono l'azienda con macchinari più moderni e con robot per automatizzare la produzione. Oggi la storia continua con la terza generazione dei nipoti Marco, Fabio e Cinzia, che introducono il design, l'ingegneria e il commercio internazionale. Anche se la Salvinelli dei nonni è ormai lontana, la voglia di crescere professionalmente resta un elemento distintivo tramandato con devozione. Salvinelli, sempre con voi, per gustare. La gola e il gusto, sono in compagnia di Marco Salvinelli che insieme ai suoi due cugini è il titolare di questa azienda Salvinelli e ci ha parlato un po' di come avviene la produzione delle posate, dei coltelli e poi prima della pubblicità abbiamo anche visto un video che racconta un po' la storia che nasce appunto in questo garage di Lumezzane e oggi ovviamente invece si è espansa. Esatto. Qual è il futuro di questa azienda? C'è qualcosa di nuovo, imminente che state per lanciare? Beh, sì, diciamo, l'idea è quella di dare sempre maggior servizio alla clientela e cercare di soddisfare sempre le esigenze della nostra clientela. Per far questo stiamo cercando di realizzare prodotti sempre più innovativi, ad esempio rivestendo le posate col carbonio, con lo zirconio, ma dai. Sì, dando anche delle colorazioni particolari al prodotto. Oppure di rendere le posate, esatto. Queste sono le tre colorazioni, bellissime tra l'altro, una oro, una nera che immagino sia al carbonio, esatto. E quella diciamo più ramata. E viene fatto con un mix di sostanze tra zirconio e carbonio, appunto. Wow. Sì. Ecco, queste posate che tipo di mercato hanno? Mercato ristoranti, alta ristorazione? Sono destinate comunque a un mercato di alta ristorazione, anche perché hanno una serie di pregi e caratteristiche che le portano ad essere utilizzate in locali, diciamo, di un certo pregio. Di un certo livello, esatto. certo. Come si arriva a decidere, a pensare di produrre un tipo di posata così?
così raffinata. Ecco, in questo ambito, diciamo, entra in gioco il ruolo di mia cugina, che appunto, essendo designer, va continuamente alla ricerca di soluzioni e prodotti appunto innovativi che possono attrarre sempre più i consumatori. Ecco, io da ignorante penso che comunque questo implichi anche un investimento dal punto di vista tecnologico, immagino, Esatto, giusto? Quindi voi non sarete l'azienda del papà, ecco. Sarete, sicuramente vi sarete un po' evoluti a livello... Esatto, qui entra in gioco poi il ruolo invece del cugino, che essendo appunto ingegnere cerca di realizzare quelle che sono le idee che sono state messe sulla carta. Sì. Quindi investendo in robot, in nuovi macchinari, in tecnologie 3D, si cerca di prototipare il prodotto, di studiare pregi e difetti fino poi all'effettiva realizzazione del prodotto stesso, e poi la commercializzazione e quant'altro. Com'è stato questo avvento della tecnologia? Voi vi siete rivolti molto, no? a questo particolare lato della produzione. Vi ha permesso anche, immagino, di implementare quella che è la vostra produzione. Sì, quello è stato, diciamo, un buon aiuto, perché comunque con l'ausilio dei robot si possono raggiungere numeri produttivi molto importanti. Si riescono a produrre circa 1 milione di posate al mese. Wow! Senza... 1 milione di posate al mese, pensate. Con una riduzione di personale, ecco, non indifferente, sì. Certo. E più che altro si cerca, grazie appunto ai robot, a mantenere standard qualitativi molto alti. Ecco, ma invece per quanto riguarda, siccome in Italia sicuramente siete molto affermati e appunto avete anche dei clienti molto importanti, per quanto riguarda l'estero invece, la richiesta è la stessa, la richiesta è simile, c'è qualche prodotto che va maggiormente rispetto ad altro? Beh, diciamo, la posata ha una richiesta che varia un po' in base ai gusti dei paesi in cui vende il prodotto. Chiaramente il prodotto di qualità medio-alta piace comunque a tutti. Beh, immagino. Ecco, si cerca, ecco, di seguire un po' le necessità dei vari paesi, seguendo un po' i gusti. Ad esempio nel mercato francese vendiamo più facilmente linee un pochino più lavorate. Sì. In Spagna... Beh, loro sono più... Sapete che i francesi hanno appunto questo esatto, mito, questo culto del lavorati come lavorato. Certo. Ad esempio nel mercato spagnolo vanno più forme lisce. Sì. Vendiamo molto anche in Grecia, che piacciono forme lisce, insomma dipende, ecco, un po' dal... In Oriente avete qualche punto, oppure è una zona dove le posate non vanno molto? È un po' difficile lavorare, però riusciamo a spedire qualcosa anche lì. Abbiamo un paio di distributori. Beh sì, diciamo che già col fatto che non utilizzino molte posate effettivamente è più difficile, però magari sono più rivolti ai coltelli e quant'altro. Come da noi è arrivata la moda delle bacchette magari. Esatto, magari da arriverà loro da loro la moda delle posate. La posata, chi lo sa. Senti, a proposito di posate, io sto utilizzando le tue posate per preparare un po' la mia ricetta. È una ricetta molto semplice, come avrai visto. Abbiamo degli spinaci che ho cotto con dell'olio e dell'aglio in padella rovente, poi qui... questo ci tenevo a farvelo vedere, abbiamo la pelle del baccalà che io ho cotto al forno e poi ho scottato in olio bollente per renderla croccante. Come vedete si alleggerisce, diventa molto leggera e la utilizzerò per guarnire poi il nostro piatto. Alla fine, con il latte ottenuto dalla cottura del baccalà, ho preparato la maionese. Uovo, una maionese molto morbida, uovo, latte di baccalà, un pizzico di sale e prezzemolo e poi ovviamente l'olio di semi. Marco, io a questo punto direi che non ci resta che impiattare e poi ci assaggiamo. Te lo sei meritato, sei arrivato da Lumezzane fino a qui nella cucina di Alice a portarci i tuoi prodotti e quindi adesso tocca a me offrirti qualcosa. Oh, ti ringrazio. Bene, qual è il tuo sogno in azienda? C'è qualcosa che vorresti, che so, tu che ti occupi del commerciale, un paese al quale vorresti arrivare, oppure una posata o un coltello che vorresti produrre, un sogno nel cassetto? Beh, diciamo la conquista che spereremmo di riuscire a raggiungere sarebbe quella di conquistare il mercato comunque americano, visto certo. Sì, esatto, i numeri e la capacità di assorbire il prodotto sarebbe una bella sfida. Beh, devo ammettere che il mercato americano è molto
ampio, se ci pensiamo. È soprattutto un mercato in cui la ristorazione funziona parecchio. Ecco, siccome abbiamo parlato solo di coltelli e posate, alla faccia tua io utilizzo anche la tua spatola. Perfetto. Bellissima tra l'altro questa. Io che sono, io ho un locale, un'hamburgeria alle Cinque Terre, quindi questa è il mio pane. La spatola così leggermente affilata sui bordi è perfetta per cuocere anche gli hamburger, quindi va meravigliosa questa davvero. Mettiamo il baccalà e poi sopra andiamo ad adagiare, emulsionandola un po', così ad irrorare con questa maionese, non troppa mi raccomando, anch'essa preparata con il latte di baccalà. Poi mettiamo la pelle del baccalà resa croccante e il piatto è pronto, come vedete, un piatto molto semplice che è stato guarnito così, diciamo così, dal racconto appunto dell'azienda Salvinelli. Marco Salvinelli qui con me, che io ringrazio, Grazie al quale faccio mille a te. davvero un grande in bocca al lupo, complimenti perché siete giovani, siete intraprendenti e soprattutto siete veramente molto bravi a fare quello che fate. Grazie mille della tua ospitalità. Grazie mille. Grazie. A domani con la Gola e il Gusto qui su Alice, non mancate. Ciao. Questo programma è stato presentato da Posateria Salvinelli.